Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi faremo insieme questo modulino semplice, con pochi materiali e multifunzione, possiamo dire. Si può usare questo, come vedete, lo voglio fare come un paio di orecchini e faremo insieme l'altro, e invece si può fare anche come braccialetto. E qua vi consiglio di usare delle 8/0 per fare la fascetta più larga. Vedete che carino. Oppure se mettete intorno tutte 8/0 verdi dà un altro effetto, però a me piaceva così semplice. E si può fare anche, in realtà questo è il primo che ho fatto, come ciondolo. È molto piccolo, è carinissimo, fine. Potrebbe fare anche anello volendo, o mettendogli una base sotto, oppure lavorando direttamente le fascette dai lati o eventualmente da queste 8/0 laterali. A voi la scelta. Oggi faremo questo qua, abbiamo detto. Subito con i materiali, perché mi sono proposta di non chiacchierare più tanto per non annoiarvi. La base sono le perline Paisley che ho preso da Hobby Perline, vedete. Poi useremo delle 11/0, scusate, delle 11/0 per metterle qua al centro. Due ci servono, e per fare l'asolina dove verrà o il perno o una monachela potete mettere. Ok, poi in mezzo ci ho messo una perlina 6/0 da Toho, in questo. Invece in quest'altro e in quello bianco ho messo un cristallino 3x4, quindi potete scegliere quello che mettere in mezzo in base a quello che avete. Poi servono delle 8/0, eccole qua, delle 8/0, ecco, le ho rovesciate, laterali, vedete, 8/0. E questo l'ho detto. Cristallini servono anche. Questi cristallini sono 2x1, sono molto piccoli. Se non avete dei cristallini così piccoli, vedete, in questo ho sostituito con le 8/0 i cristallini, quindi vedete voi quello che avete. E questi sarebbero i materiali, sono pochi. Poi se volete mettere delle monachele, se fate orecchini in acciaio, oppure i perni, ok, con la farfallina ovviamente dietro. E servono anche pochi anellini. Poi serve un ago da 11, che io uso questo, e il filo 016 che metteremo doppio. Io uso questo che l'ho comprato in un negozio di pesca, non è un filo speciale. Allora, dicevo, sull'ago mettiamo un filo da 2 metri piegato, circa 2 metri piegato doppio. Inseriamo le 8 paisley, vedete, tutte nella stessa direzione, devono stare tipo con la pancia verso la stessa parte. Poi andiamo a fare il rientro dalla parte iniziale, da dove siamo partiti, per chiudere a cerchio. Questo è un lavoro proprio adatto ai principianti, che si fa molto veloce.
lasciamo proprio un pezzettino di filo per poter fare il nodino finale e chiudere meglio, e chiudiamo a cerchio con un nodino doppio. Stringiamo un pochino, ma neanche troppo. Questi sono i peli del mio gatto. Ok, e arriveremo a questa forma di fiorellino. Adesso con l'ago ci spostiamo. A me piace pure così semplice, però ho voluto lavorarlo un pochino. Ci spostiamo con l'ago, vedete, di 1-2 perline paisley per nascondere, e tiriamo leggermente per nascondere il nodino. Faccio un'altra, attraverso un'altra perlina e mi trovo a questo punto. Se voglio attraverso un'altra ancora, così mi allontano più possibile dal nodo. Ok, adesso faremo il centro, quindi prendo non mi sono preparata in anticipo le cose, vedete, prendo una perlina 11,0 sull'ago, una 6,0 Toho, oppure se avete il cristallino 3x4, e un'altra 11,0, queste così, e le posizioniamo qua in mezzo. Quindi da dove siamo usciti facciamo scorrere le perline, ecco, vedete, ci mettiamo dall'altra parte, ecco, vedete, in modo simmetrico, ed entriamo nelle perline attraversando le prime 4 che incontriamo. Una fatta, e faremo una alla volta, attraversiamo una alla volta, 2, 3 e 4. Perché ho attraversato 4? Per ritrovarmi alla posizione centrale, perché se voglio posso ripassare un'altra volta nel centro, nelle perline centrali. Potremmo anche non attraversare perché il filo già è doppio, 0,16 doppio, però attraversiamo. A me piace farli proprio rigidi rigidi, i ciondoli o gli orecchini. Allora ho attraversato di nuovo, quindi per la seconda volta, le perline centrali, e vado avanti di 1 a 2, quello che voglio di perline. Una perlina, 2 paisley, si potrebbe andare anche a fare un altro giro, però penso che basti. A questo punto giriamo il lavoro e saliamo nel foro superiore della paisley, di questa perlina a fogliolina, e qua andremo a mettere
che io me lo devo vedere, il modulino, andremo a mettere una 8-0 tra i petali, diciamo. Vedete, tra ogni petalo qua mettiamo una 8-0 nei fori superiori. Vi ho detto, è un lavoro proprio adatto ai principianti perché è stato il primo lavoretto che ho fatto con questo tipo di perline. Quindi continuiamo il giro. È facilissimo, si fa anche veloce, è di grande effetto. Continuo il giro e faccio un ripasso e poi torno. Ho fatto il ripasso e ci ritroviamo a questo punto. Siamo dalla parte sul rovescio. Adesso dobbiamo aggiungere 380 tra le 80 precedenti. Vedete, sopra ogni petalo, diciamo, devo aggiungere 380. E vado avanti così mettendo 380 e dopo faccio il ripasso, cioè passo solo nelle 80 che ho messo ultimamente e quelle precedenti. Continuiamo così fino alla fine e ripassiamo il bordino. Finisco di ripassare insieme a voi, quindi attraversiamo l'80 messa prima, poi il gruppetto di 3 80 e l'altra 80. Di nuovo il gruppetto, di nuovo 80 e adesso esco da queste 380. Quindi quando finisco il ripasso devo uscire da un gruppetto di 380. Ci manca solo da aggiungere il cristallino tra i gruppetti di 80, scusate. Ecco, lo faccio stare così come stava sul rovescio. Prendo un cristallino 2x1 e lo infilo direttamente tra un gruppetto e l'altro sopra questa 80. Ecco, esco da qua e mi infilo qua nel gruppetto, lo attraverso e tiro un pochino. Prendo un altro cristallino e mi infilo qua. Vedete? Solo inseriamo semplicemente i cristallini e loro si vanno a sistemarsi perfettamente in questi spazi tra le 80 e continuiamo il giro. Poi vi farò vedere come faremo l'asolina e metteremo l'anellino e il perno e l'orecchino è fatto. Vedete, mancano solo i cristallini. A dopo. Ecco, ho finito di inserire i cristallini, ho fatto il ripasso e mi sono posizionata sopra la perlina centrale per poter fare l'asolina. Quindi stavamo così al rovescio con la lavorazione, ho messo 6 11 sull'ago, esco da qua e rientro dall'altra parte. Vedete, esco da una parte del cristallino, aggiungo le 6 11 ed esco dall'altra parte. Ups. Rientro nelle perline per rinforzare l'asolina
rientro nelle perline e ecco, rientro nel cristallino, tiro un pochino, vedete, e adesso vado nelle 80 e faccio i nodini e nascondo il filo. Questo lo fate voi, non ve lo faccio vedere perché è una cosa che si sa fare. Quindi adesso a sto punto chiuderò il filo e faccio altri passaggi e chiudo di nuovo, faccio un altro nodino e poi taglio. A questo punto ci manca solo da aprire l'anellino e metterlo qua, ok? E poi aggiungeremo quello che volete, o monachela oppure il perno, per diventare l'orecchino come questo. E gli orecchini sono pronti. Se vi piacciono fate le vostre varianti. Io non so, volevo farvi vedere anche come si fa il gancio per il ciondolo, oppure allungando questa lavorazione potete fare il braccialetto, forse usando, come vi dicevo, le 80, però so che si trovano tanti tutorial. La tecnica è herringbone, importante che scriviate su YouTube lavorare herringbone e vi verranno fuori tanti video per poter fare quello che volete come braccialetto, oppure vi dicevo per fare il gancio del ciondolo. Io vi ringrazio, vi dico che ieri ho fatto questa lavorazione, che presto vi farò il tutorial, molto carina, può essere anche su due facce con le perle, e vi aspetto al prossimo. E non vi preoccupate per chi ama l'uncinetto, perché farò un tutorial, spero di riuscire, uno con tessitura di perline e uno con l'uncinetto a settimana. Grazie di tutto, arrivederci. Rieccomi care amiche, ho deciso all'ultimo di farvi vedere un attimo questa tecnica herringbone per chi non la sa fare. Per chi la sa fare può saltare questa parte per far vedere come si fa questa fascetta del braccialetto, oppure che è la stessa cosa che useremo per fare il gancio del ciondolo. Qua ho usato le 11.0 e vi dicevo la fascetta è venuta abbastanza sottile, invece qua ho provato con le 8.0. Io ho fatto questa parte, adesso vi faccio vedere come si fa, che è lo stesso procedimento dall'altra parte. Quindi ci siamo posizionati dalla parte opposta di questa parte qua della fascetta già fatta, e uscendo da questo cristallino, vedete, questo è leggermente più semplificato, questo modulino, in confronto a questo degli orecchini. Qua ho messo direttamente i cristallini, ma forse dopo farò un giro esterno con le 80, vediamo come viene. Quindi metto su l'ago 480, uscendo abbiamo detto dal cristallino, ritorniamo e rientriamo nel cristallino per fare una sorta di asola con le 80. Ecco, vedete, rientro nelle 80,
e di nuovo nel cristallino. Qui vi consiglio di usare un cristallo più grande oppure una 80, perché il cristallino, essendo anche il filo doppio, si fa un po' fatica. Si gira il lavoro e si risale nelle 280. Adesso a sto punto si prendono 280 sull'ago e sarà lo stesso procedimento per tutta la lunghezza. Si scende di 180, vedete, si scende alla parte sinistra, questa è la parte destra e questa è la parte sinistra. Si scende sulla sinistra di una perlina 80 infilata precedentemente e quando si tira così in orizzontale il filo, perché si deve risalire di 2 perline, ecco, 2 dobbiamo avere sull'ago per risalire e risaliamo. Una volta risaliti riprendiamo 280 e facciamo lo stesso, scendiamo di una perlina 80, quindi a sinistra si scende di una, si tira il filo in orizzontale allo stesso livello, vedete, e si sale di 2. Quindi una volta arrivati dalla parte destra col filo sopra, devo inserire le 2 perline, scenderò di una, metterò filo in orizzontale e salirò di 2 e vado avanti così. Quando ho una lunghezza abbastanza tipo così grande, piego il lavoro e qua metterò 2 alla fine del gruppetto di perline, metto 280 e mi infilo direttamente nel cristallino, esco dal cristallino, metto altre 280 e mi infilo nel gruppo di perline tipo così. Vediamo se qua si può vedere, vedete? Dalla lavorazione, dalla fascetta, sono andata con 2 11 0, sono passata dentro il cristallino, ne ho aggiunto altre 2 e poi sono risalita nella lavorazione e si ripassa per rinforzare. La stessa cosa qua, faremo lo stesso numero di gruppetti di perline, ecco. Vediamo un attimo, li contiamo quanti gruppetti abbiamo fatto così, in questo modo, e faremo pure qua così. Quando arriviamo alla fine della fascetta, diciamo da quest'altra parte, mettiamo 4 perline semplicemente così con anellino, ma in questo caso dall'altra parte al posto dell'anellino infiliamo il gancio, ok, e si ripassa sempre col filo rimanente. Per rinforzare andremo a ripassare sia da un lato, ripassiamo qua nella parte finale, e dall'altro delle perline e poi chiudiamo. Possiamo andare anche in orizzontale andando da una parte all'altra e facendo i rinforzi. E questa era la tecnica herringbone. Forse la spiegherò meglio in un altro video, oppure se non la sapete fare e trovate altri video, vedete voi come vi trovate meglio. Io vi ringrazio e vi aspetto sul mio canale ad iscrivervi e ad attivare la campanella se pensate che vi sia stata utile nella spiegazione, e preparatevi perché seguiranno tanti altri tutorial. A presto!